Ciao a tutti, io sono Luca e questo è Running Experience. In questo video vi parlerò della frequenza cardiaca massima, perché sono così importanti, come si misurano, come si monitorano e quando è che noi le dobbiamo utilizzare nella corsa. Questo video farà parte di una serie di video che parleranno appunto di questo tema. Nel prossimo affronteremo le zone cardio. Eccoci qui nella presentazione. Queste slide che ho realizzato le lascerò in descrizione, così se saranno di vostro interesse le potrete scaricare. Parleremo di 5 aspetti. Il primo, che cos'è la frequenza cardiaca e perché è così importante. Il secondo punto, cos'è la frequenza cardiaca massima e perché bisogna conoscerla. Terzo punto, come calcolare la frequenza cardiaca massima. Quarto punto, come misurare la frequenza cardiaca, per esempio durante un allenamento. E l'ultimo punto, quando la frequenza cardiaca è un riferimento utile. La frequenza cardiaca rappresenta la percezione che il nostro corpo ha di uno sforzo. Quindi qualsiasi attività noi facciamo, la frequenza cardiaca varia. Per esempio, se noi dovessimo camminare, avremmo dei battiti superiori rispetto a quando siamo fermi, ma avremo dei battiti inferiori rispetto a quando corriamo. Infatti la frequenza cardiaca è rappresentata dai battiti per minuto. Per esempio, se noi fossimo poco allenati, chiaramente avremo dei valori più alti. Un esempio possono essere le scale. Se noi non fossimo allenati, salire le scale potrebbe comportare un aumento abbastanza elevato dei nostri battiti. Nel caso in cui invece fossimo allenati, i valori sarebbero più bassi. Ed ora passiamo alla parte più interessante, la frequenza cardiaca massima. Questa rappresenta il numero massimo di battiti che il nostro cuore compie sotto sforzo. Quindi è un valore non semplice da raggiungere. Solitamente vengono effettuati dei test o in laboratorio o anche su pista o sul tapirulan, e sono dei valori che raramente vengono raggiunti in gara, solitamente nelle gare molto brevi. È un valore che dipende dall'età. Più siamo giovani, più questo valore sarà alto. Man mano che andremo avanti con l'età, più questo valore si ridurrà. Solitamente ogni anno che noi avanziamo, questo valore si ridurrà di un battito al minuto. Chiaramente anche il livello di allenamento incide, ovvero più noi siamo allenati, più difficoltà avremo a raggiungere questo valore. E questo è molto importante, perché chiaramente questo valore rappresenta che il nostro corpo sta effettuando uno sforzo massimale. Quindi, per esempio, se noi andassimo a effettuare un test nel quale noi raggiungessimo la frequenza cardiaca massima e poi andremo a effettuare nuovamente quel test con lo stesso ritmo dopo un periodo di allenamento, noteremo che non raggiungeremo più la frequenza cardiaca massima, perché noi saremo più allenati e quindi il nostro corpo non necessiterà più di sforzarsi a un livello tale per raggiungere quell'obiettivo. E quindi questo è un aspetto molto interessante e ci consentirà quindi di mantenere velocità più elevate per più tempo con uno sforzo minore. Inoltre la frequenza cardiaca massima è molto importante perché è riferimento e la base per andare a determinare le zone cardio. Le zone cardio sono delle zone di riferimento che hanno un range variabile in percentuale della frequenza cardiaca massima e sono appunto fondamentali per determinare i vari ritmi di allenamento. E quindi poi, avendo definito una tabella, avendo definito i ritmi da seguire in funzione appunto di questi valori delle zone cardio, riusciremo ad eseguire in maniera corretta la nostra tabella di allenamento. Quindi è importante anche capire come calcolare questa frequenza cardiaca massima. Ci sono diversi modi. Esiste la formula teorica che io sconsiglio, che sarebbe 208 meno 0,7 per età, che ci dà un valore, per esempio nel caso in cui avessimo 33 anni, di 185 battiti per minuto. Questi valori sono dei valori statistici che però non ricalcano bene le singole esigenze, quindi spesso e volentieri sarebbe un valore non corretto. Quello che io consiglio sicuramente è il test massimale effettuato durante la visita medico-sportiva, quella che è necessaria per poi andare a effettuare le gare, all'interno della quale viene effettuato un test su tapirulan o cyclette, all'interno della quale l'obiettivo è andare a raggiungere appunto questa frequenza cardiaca massima, e quindi lì avremo un valore assolutamente corretto, perché poi durante questo test il medico ci applicherà tutti i vari rilevatori e sensori. Un altro test che possiamo effettuare è quello dei 2 km corsi a ritmo costante al massimo delle nostre possibilità. In questo caso la frequenza cardiaca massima rilevata sarà un valore abbastanza attendibile o comunque molto vicino a quella che è la nostra frequenza cardiaca massima vera e propria.
Chiaramente tutto dipende da quale strumentazione noi andiamo a utilizzare per rilevarla. Se questo video vi sta piacendo, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, le interazioni sono molto importanti per diffondere questo video ed arrivare a più persone possibili. Per me è molto importante, vi ringrazio. Per misurare la frequenza cardiaca durante un allenamento, un test o una gara abbiamo solitamente tre possibilità: il nostro orologio da polso, il cardiofrequenzimetro con fascia toracica oppure il cardiofrequenzimetro con fascia da braccio. Lo strumento più utilizzato sicuramente è l'orologio da polso. Tutti noi andiamo a correre con l'orologio per misurare i tempi, per definire gli allenamenti, per controllare i chilometri che abbiamo corso e anche per verificare la nostra frequenza cardiaca. Questi valori però non sempre sono attendibili perché dipende quanto noi stringiamo l'orologio, dove lo posizioniamo, se abbiamo per esempio della peluria di sotto dell'orologio che può ingannare il sensore. Sicuramente sono semplici da utilizzare, con difficoltà ce li dimentichiamo, mentre per esempio il cardiofrequenzimetro con fascia toracica, che ha invece un'affidabilità molto maggiore, difficilmente viene utilizzato perché deve essere posizionato in maniera corretta, perché non è molto comodo e non è essenziale come un orologio. Sono stati anche inventati cardiofrequenzimetri con fascia da braccio, questi però hanno un'affidabilità molto simile a quella degli orologi da polso, quindi non efficace come la fascia toracica. Di conseguenza si continua solitamente a utilizzare l'orologio da polso. Io perlomeno faccio così: utilizzo Garmin, ho ancora il modello 245, però ci sono anche altre marche come Polar, come Sunto, che sono sicuramente delle ottime alternative. Anche se molte persone dicono che l'orologio da polso non è utilizzabile per misurare la frequenza cardiaca, io su questo punto sono totalmente contrario, perché negli allenamenti e nelle gare utilizzo l'orologio da polso per misurare la frequenza cardiaca ed ho ottimi riferimenti, perché nel caso in cui il nostro orologio misurasse in maniera non corretta la frequenza cardiaca, la misurerà sempre in maniera non corretta, quindi quel valore a noi andrà bene, perché a noi non interessa conoscere il valore reale, a noi interessa conoscere dei range di frequenza cardiaca all'interno dei quali il nostro corpo compie un certo sforzo. Quindi per esempio se il nostro limite per quanto riguarda la corsa lenta è una frequenza cardiaca per esempio di 140 battiti, ma il nostro orologio rileva 150 battiti, a noi non deve interessare, perché noi sappiamo che una volta superati i 150 battiti rilevati dall'orologio noi non saremo più in corsa lenta, quindi noi non abbiamo interesse a sapere se c'è differenza tra il valore indicato dall'orologio e il valore reale. Noi sappiamo che quel valore che indica l'orologio, pur non essendo corretto, rappresenta il limite che noi non dobbiamo superare per rimanere in corsa lenta. E adesso un tema molto importante, ovvero quando la frequenza cardiaca va tenuta sotto controllo, quando va monitorata. Durante il trail running sicuramente il riferimento migliore è la frequenza cardiaca, perché si corre raramente in piano e quindi il ritmo non può essere costante e quindi non può essere il riferimento che noi dobbiamo prendere in considerazione, perché ci sono troppe variabili che lo condizionano. Mentre la frequenza cardiaca, rappresentando lo sforzo che il nostro corpo sta sopportando, sicuramente è un valore molto utile. Sarà importante anche tenerlo in considerazione nella corsa su strada quando si andrà a correre su un percorso collinare o con diverse salite, per lo stesso motivo per cui è importante nel trail running. In questo caso sarà difficile avere un ritmo da tenere in considerazione, di conseguenza la frequenza cardiaca sicuramente è un ottimo riferimento. L'unica altra soluzione potrebbe essere quella di correre in un circuito e quindi prendere il riferimento del tempo sul circuito stesso. Nel caso in cui invece non effettuassimo diversi giri dello stesso percorso, la frequenza cardiaca sarebbe il riferimento corretto. Infine io utilizzo la frequenza cardiaca come riferimento anche durante le corse di endurance, quindi dalla mezza maratona in su, anche su strada, per esempio quando torno da un infortunio e quindi non ho sufficienti informazioni per capire qual è il ritmo che posso tenere in gara, sia perché potrei correre a un ritmo più veloce di quello che ho in mente, sia perché magari dovrei correre a un ritmo più basso. Se io ero abituato magari prima dello stop a correre a un determinato ritmo e non sono sicuro di poterlo mantenere una volta che ho ricominciato a correre, utilizzando la frequenza cardiaca e avendo come riferimento quel livello di frequenza che io ho intenzione di mantenere per tutta la gara, chiaramente se supero quel valore tendo a ridurre il ritmo. Nel caso in cui invece quel valore sia più basso di quello che io ho come riferimento, alzerei il ritmo e di conseguenza riuscirei a correre al massimo del
delle mie possibilità. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video parleremo delle zone cardio, vi dirò quelli che sono i range di riferimento, all'interno dei quali quindi si capirà in che zona cardio ci si trova, quindi poi si potrà capire anche quali ritmi mantenere durante l'allenamento. Ciao a tutti e buone corse!